Nel XIII itinerario turistico per visitare Firenze vi conduco alla scoperta del Palazzo del Bargello, uno degli edifici più antichi e significativi della città, oggi sede del Museo Nazionale del Bargello. Ospita una delle più importanti collezioni di sculture del Rinascimento italiano, insieme al Victoria ed Albert di Londra e il Cluny di Parigi, detiene anche il primato delle cosiddette arti minori o decorative. Il Palazzo del Bargello è situato in piazza San Firenze, lungo l'inizio della via del Proconsolo, ed è stato il primo palazzo a Firenze ad essere realizzato come sede delle istituzioni cittadine. Costruito nel 1255, il Palazzo del Bargello nacque come residenza del capitano del popolo. Era una figura politica incaricata di mantenere l'ordine a Firenze. Il palazzo fu costruito appunto tra il 1255 e il 1261 su disegno di Lapo Tedesco, in un periodo di relativa pace tra Guelfi e Ghibellini, che da 50 anni si combattevano alternandosi al governo della città. Il palazzo fu destinato alla sede del capitano del popolo, che per la prima volta rappresentava le istanze dei cittadini nei confronti del governo della Repubblica. Nel 1261, dopo la vittoria ghibellina a Montaperti del 1260, il palazzo fu sede del podestà, rappresentante in quel momento dell'imperatore Manfredi. Il podestà era il magistrato più alto della città. Nel 1574 il palazzo fu trasformato in prigione e sede del Bargello. Era il capo della polizia, da cui prende il nome. Questo ruolo di edificio giudiziario e carcere si mantenne fino al XIX secolo. Pensate che Dante qui subì la condanna a morte in contumacia e l'esilio perpetuo, tanto che il giovane Giotto ci lascia il suo primo ritratto nella Cappella della Maddalena. Per questo, per il legame anche con Dante, il palazzo fu scelto come primo museo nazionale di Firenze capitale. Il Bargello si occupava di amministrare la giustizia e qui arrivano i prigionieri politici. Qui per esempio fu cacciato il duca di Atene, Gualtieri di Brienne, e sono diventate famose le pitture infamanti. La parete nord, per esempio della torre della Volognana, fu lasciata apposta in tonaco per venire dipinta con i ritratti dei ricercati dagli artisti più esperti, tra questi per esempio Botticelli, Andrea del Castagno, che ricevette addirittura l'appellativo di Andreino degli Impiccati. Nel Bargello si svolgono processi e pene capitali, dove oggi un pozzo sostituisce il vecchio patibolo. I condannati venivano lasciati appesi all'esterno, tanto che tornando a casa la sera del 29 dicembre del 1479 anche il giovane Leonardo si ferma a immortalare Bernardo Bandini Baroncelli. Nel 1865 il palazzo divenne un museo, ospitando numerose opere d'arte provenienti da collezioni pubbliche e private. L'architettura del Bargello è un ottimo esempio di stile medievale fiorentino. Il palazzo è caratterizzato da una torre alta, detta Torre della Volognana, e da un'imponente facciata in pietra grezza. La torre conteneva una campana chiamata la Montanina, che suonava per annunciare le esecuzioni pubbliche. Oggi suona solo in occasioni straordinarie, come lo sono state la liberazione di Firenze nel 1944 e il passaggio del nuovo millennio. All'interno del palazzo si trova un ampio cortile porticato, con archi a tutto sesto e una scala esterna. Sulle pareti del cortile sono ancora visibili stemmi e insegne delle varie magistrature che hanno avuto sede nel palazzo. Il salone principale del palazzo, noto come Salone del Consiglio, è una grande sala con un soffitto di legno che un tempo ospitava i processi del podestà. Solo con l'illuminato sovrano Pietro Leopoldo di Lorena nel 1786, con un gran falò degli strumenti di tortura, mise fine, primo sovrano in Europa, alla penna capitale, e nel 1857 tutte le carceri furono trasferite nell'ex convento delle Murate. Il Bargello fu sottoposto quindi al restauro. Salendo lo scalone trecentesco di Neri di Fioravanti si accede al Verone, dove ci accolgono gli uccelli in bronzo del Giambologna e la scultura in marmo di Giasone di fine Cinquecento del suo allievo Francavilla. Non deve sfuggirvi il tacchino, creato in bronzo nella seconda metà del Cinquecento da Giambologna, che all'epoca, poi originario dell'America, era un animale pressoché sconosciuto. Nel salone di Donatello sono conservate le sculture più importanti dell'artista. Qui è possibile cogliere la sua evoluzione stilistica, partendo dal primo Davide, quello in marmo, che crea per il Duomo fiorentino verso il 1408, ancora ancorato però allo stile gotico. Sarà infatti con il suo San Giorgio del 1416, commissionato dall'arte dei corazzai e spadai,
mosai per una nicchia esterna di Or San Michele che Donatello avvierà alla stagione rinascimentale. Notate la torsione del corpo che segue i principi dell'arte classica del contrapposto che Donatello studia a Roma accompagnato dall'amico Brunelleschi. Osservate la naturalezza della figura che assomiglia più a un soldato che a un santo per l'armatura e l'espressione fiera del suo volto. Michelangelo trarrà ispirazione per il suo David. Inoltre Donatello nella predella applica la prospettiva scientifica con un preciso punto di fuga utilizzando la tecnica dello stiacciato. Il David in bronzo sempre di Donatello, ispirato all'antichità romana, è una delle sue opere più celebri, considerata la prima scultura nuda a tutto tondo del Rinascimento. Segna il ritorno alla classicità e al nudo come soggetto artistico dopo il Medioevo. Commissionatogli da Cosimo il Vecchio nel 1440, faceva bella mostra di sé nel cortile di Palazzo Medici, fin quando, con la cacciata dei Medici, non venne portato nel Palazzo della Signoria. Il David diventerà l'emblema della libertà cittadina. Un altro celebre David, che si distingue per la sua grazia e malizia giovanile, si deve al Verrocchio, ma tra le opere più celebri abbiamo le due formelle del concorso del 1401 per la seconda porta bronzea del Battistero. La prima vi ricordo che era stata fatta da Andrea Pisano una sessantina di anni prima. Unico limite imposto nel concorso era quello di rispettare la forma polilobata della formella, in chiaro stile gotico. A contendersi l'esito finale saranno Ghiberti e Brunelleschi. Il tema era il sacrificio di Isacco. Il concorso sarà giudicato al Ghiberti, ma Brunelleschi fu decisamente più innovativo. Introduce infatti il punto di fuga e l'urto di tre volontà, per dirla come Vasari, dove l'angelo è appena in tempo riesce a bloccare la mano di Abramo, come molti anni più tardi farà anche Caravaggio. La formella di Ghiberti, ora fu esperto, non solo piacque di più, sia perché appare più aggraziata e soprattutto molto meno costosa, trattandosi di un unico pezzo. Da non perdere, oltre ai cassoni e al busto di Niccolò da Ozzano, il bassorilievo di Bertoldo di Giovanni, con la battaglia tra Romani e Barbari. Vi ricordo che l'allievo di Donatello è a capo del giardino di San Marco frequentato dal giovane Michelangelo. Le sculture di Michelangelo le troviamo invece al piano terreno. Nel museo si trovano opere come il Bacco, realizzato tra il 1496 e il 97, che raffigura il dio del vino in uno stato di ebbrezza, e il Tondo Pitti del 1504. Di Benvenuto Cellini abbiamo il busto di Cosimo I del 1546 e il modello originale in cera per il Perseo, col basamento originale del Perseo, la cui statua è stata realizzata per volere di Cosimo per la loggia dei Lanzi e dove tuttora è in originale. I busti di Cosimo I sono celebrativi, realizzati sia da Baccio Bandinelli che da Benvenuto Cellini. Tra le opere più pregevoli ammirerete anche il Mercurio volante del Gian Bologna, un'opera tra le più apprezzate dell'artista fiammingo, che lo completa intorno al 1580, sia per l'agilità dei movimenti e sia per la fusione che richiedeva una certa abilità. Egli creò una valente bottega manierista con allievi come Pietro Tacca, Antonio Susini, Pietro Francavilla. Già Lorenzo Bernini invece è l'artista del barocco, che esegue il sensuale ritratto di Costanza Bonarelli. Costanza era moglie di un collaboratore di Bernini, amante prima di Gian Lorenzo e poi del fratello Luigi. La donna verrà fatta sfregiare dall'artista geloso che all'epoca se la cavò comunque con una sola piccola multa. Lei ha un'espressione molto intensa e sensuale. Si tratta di uno dei primi esempi di ritratto privato che non celebra nessun santo, nessun nobile altolocato, ma la sua amante. Il Bargello custodisce anche bellissime terrecotte invetriate di Luca della Robbia, note per l'uso innovativo della tecnica della smaltatura. Oltre alle sculture, il Bargello ospita una vasta collezione di armi antiche, avori medievali, monete e ceramiche. Sono presenti anche importanti pezzi di arte islamica, tra cui tessuti e metalli. Firenze ha avuto diverse forme di governo, dal governo consolare aristocratico di stampo romano, in epoca comunale arriva al podestà, che aveva una funzione sia esecutiva che giudiziaria. Durante il governo repubblicano viene affiancato dal capitano del popolo,
con funzione legislativa, rappresentante delle arti maggiori e minori. Successivamente i signori di importanti famiglie assumono il governo della città, estendendo il loro potere localmente e poi in territori più ampi, trasformandosi in principati. I priori potremo paragonarli ai nostri consiglieri comunali e affiancavano i magnati nelle più alte cariche di governo, mentre il gonfaloniere era tipo il sindaco del comune. Gli 8 di guardia o balia amministravano la giustizia, erano tipo le guardie. Balia era l'autorità investigativa, repressiva e autorizzata ad emettere anche sentenze inappellabili. Queste entità erano state istituite dalla Repubblica nel 1380, dopo le vicende culminate con il tumulto dei Ciompi. Gli 8 di guardia difendevano la città contro i malviventi comuni. I cospiratori avevano la facoltà di applicare anche la carcerazione, la tortura e la decapitazione e furono affiancati poi dal Bargello, capo delle guardie durante il periodo delle signorie. Il tutto avveniva all'interno del palazzo, dentro la torre Bolognana, dove avevano sede le anguste carceri e il luogo di tortura. I 2 ceppi per la decapitazione si trovavano uno alla porta di Via della Giustizia, oggi Via della Vigna Vecchia, all'angolo con Via del Proconsolo, e l'altro accanto al pozzo al centro del cortile, affiancato dalla forca proprio per le impiccagioni. Gli impiccati importanti, autori di delitti efferati, di offese alla Chiesa o cospiratori politici, venivano appesi alle finestre esterne del palazzo, sull'attuale via Ghibellina, in modo che tutti potessero avere prova dell'efficienza rigorosa della legge. Le esecuzioni di condannati invece meno importanti si svolgevano al di fuori della Porta della Giustizia, dove si trova oggi la caserma Baldissena, praticamente di fronte alla Torre della Zecca. Lì era posto il patibolo, accanto a un piccolo cimitero che ospitava i giustiziati. I condannati erano assistiti dalla Compagnia del Tempio, conosciuta anche come Compagnia dei Neri per le vesti e i cappucci neri indossati. I rei passavano l'ultima notte nella cappella della Maddalena, dove si trova il ritratto di Dante eseguito da Giotto. Venivano confortati dai volontari della compagnia e poi fatti salire su un carro insieme al boia, insieme alle guardie e ai religiosi. Il corteo partiva da via Ghibellina e arrivava fino a via dei Malcontenti. Ora capite a cosa si riferisce la titolazione di questa via, fino a giungere alla triste meta. Durante il percorso troverete infatti diversi tabernacoli che fungevano appunto come luoghi di sosta e per conforto, preghiera e perdono dei condannati, prima dell'esecuzione finale che avrebbe condotto alla loro morte. Vi invito a visitare questo meraviglioso palazzo, ricco, come avete potuto vedere, di storia, arte e cultura. E poi vi aspetto per l'ultimo itinerario per visitare Firenze. Ciao ciao!